Ciao ragazzi, sono Lori Bart. Oggi voglio farvi vedere come si fa a montare una forcella sulla mountain bike. Il cliente vuole cambiare la forcella perché ha un difetto, quindi ha preferito sostituire la forcella con una nuova. Ha preso una RockShox modello Recon. Qui abbiamo il ragnetto per l'installazione. Qui abbiamo la nostra forcella nuova. Vuole sostituire la forcella anche per fare un upgrade, perché la sua vecchia forcella è a molla, quindi un po' più pesante, e ha il preload regolabile manualmente così, mentre la nuova forcella è regolabile ad aria, quindi ha questo pomello dove noi possiamo gonfiare in base al nostro peso, tarare la forcella. Quindi questa forcella qui è leggermente più leggera perché non contiene la molla all'interno della cartuccia, ma contiene una cartuccia d'aria, quindi sicuramente molto più leggera. Ora vediamo passo dopo passo come fare per installarla. La prima cosa da fare è smontare la pinza freno dalla forcella vecchia, quindi andiamo a agire sulle due viti da 5 mm con una chiave esagonale da 5. Poi con una chiave esagonale da 2,5 andiamo a svitare la fascettina di fissaggio del cavo freno, così lo togliamo. Secondo passaggio, smontare la ruota anteriore. Poi andiamo a togliere il tappo sopra il fissaggio, questo tappo qua. Uno spessore se eventualmente lo avete, perché può essere anche sotto, oppure non averlo per nulla. Poi con una chiave esagonale da 5 o da 4 andiamo ad allentare l'attacco manubrio. Ora sfiliamo l'attacco in questa maniera, togliamo tutti gli spessori, poi sfiliamo leggermente la forcella in questa maniera in modo da aiutarci a togliere la serie sterzo. Ora la forcella è libera e la possiamo estrarre. Ok, una volta estratta la forcella dalla sede del telaio, dobbiamo togliere dalla forcella vecchia questo anello, perché lo dobbiamo rimontare sull'altra forcella. Quindi con attenzione spingiamo via questo anello con un cacciavite a taglio, con dei colpi di martello, senza cercare di rovinarlo. Quindi diamo 2 colpi di qua e 2 colpi dall'altra parte, in modo che l'anello si sfili dritto e non piegato, perché se lo sfiliamo piegato si può allargare e deformare. Quindi noi cerchiamo di tirarlo fuori il più dritto possibile. Per fare meglio ci vorrebbe il suo estrattore dedicato, ma diciamo che questo video è un fai da te, quindi è rivolto a tutti e non credo che nessuno cambi forcella quotidianamente, quindi il mio consiglio è fare questo metodo qui, che è molto più economico e più veloce. Appoggiamo il cacciavite a taglio in questa maniera, diamo dei colpetti, poi giriamo la forcella dall'altra parte e anche qui diamo dei colpetti. Ecco qua, come vedete questo anello è venuto via facilmente. Può capitare che certe volte gli anelli sono veramente duri, consiglio di lubrificare con un sbloccante in modo da aiutare l'uscita dell'anello. Ora tiriamo fuori una nuova forcella, sono curioso di pesarla rispetto alla vecchia forcella. Mi raccomando, quando comprate la forcella nuova, che sia della stessa corsa, quindi corsa vuol dire corsa 100 mm, questa forcella vecchia era da 100 mm di corsa e quella nuova è da 100 mm anche questa. Come potete vedere è cambiato la dimensione dello stelo, che più sottile dovrebbe essere da 28 contro il 32, in più ha la cartuccia d'aria, quindi in teoria dovrebbe essere più leggera rispetto a questa che è a molla. Ora per curiosità voglio pesare la forcella vecchia. Mi indica 2,30 kg. Azzeriamo, proviamo la forcella nuova. Questa pesa 2 kg e in più ha il canotto ancora da tagliare, che è più lungo di circa 5 cm, quindi guadagniamo ancora qualche grammo. Il prossimo step da fare è misurare il vecchio canotto, la lunghezza con un metro. Questo mi segna 20 cm e dobbiamo tagliare il nostro tubo nuovo della forcella nuova a 20 cm, quindi la stessa altezza
a meno che volete ancora alzare il vostro attacco manubrio, guadagnare qualche centimetro e mettergli qualche anello per alzare un po' l'attacco manubrio, però dipende da voi se vi sentite bene nella vecchia configurazione, oppure se volete farlo anche dopo si può mantenere un po' il canotto più lungo in modo da alzare l'attacco manubrio. Ora segniamo con un pennarello dove tagliare il tubo. Per tagliare il tubo si utilizza un tagliatubi che serve per tagliare il tubo dritto. È molto importante tagliare il tubo dritto perché si andrà ad installare la forcella, si avrà dei problemi con gli anelli di tenuta, quindi manualmente cercate di stare dritti il più possibile aiutandosi con una morsa, ad esempio così. Mettete la forcella, il tubo forcella in questa maniera e cerchiamo di tagliare più dritto possibile. Io per far meglio utilizzo il tagliatubi perché è molto semplice da utilizzarlo. Capisco che voi fate il fai da te, quindi cambiate la forcella, come ripeto, solo una volta, quindi comprare anche un tagliatubi per fare un'operazione ogni tanto forse è uno spreco, però se potete vi do il link in descrizione dove si può acquistare. Inseriamo la nostra forcella nel tagliatubi, metto il segno dove devo tagliarlo, dove c'è questo scasso, perché lì andrà la lama della sega. Prendiamo la nostra sega e cominciamo a tagliare tranquillamente, perché è alluminio, quindi basta una sega da ferro normalissima. Cerchiamo di stare dritti, non piegati così, quindi sempre dritti orizzontali. Ok, togliamo la forcella dal nostro tagliatubi. Poi con una lima da ferro andiamo a togliere tutte le sbavature che ci sono intorno al tubo rimaste, quindi le togliamo sia all'interno che all'esterno. Ok, ho limato tutte le sbavature, sentite magari col dito se c'è qualche imperfezione, perché sennò gli anelli faranno fatica ad entrare. Ora prendiamo il nostro ragnetto dalla confezione. Il ragnetto è questo e bisogna adesso installarlo sulla forcella nuova nel tubo. L'installazione del ragnetto deve essere inserito dentro il tubo fino a questa altezza qui circa. Quindi adesso per batterlo io utilizzo uno strumento dedicato che metterò il link in descrizione se lo volete acquistare, oppure se volete farlo un fai da te utilizzate una vite lunga tipo questa che trovate in ferramenta, perché il passo è un passo normale, non è un passo strano. Lo avvitate tutta così in modo da avere un riferimento per batterlo dritto. Mi raccomando, battetelo dritto. Se vedete che va storto possiamo colpire lateralmente per portarlo dritto. Lo strumento apposito per montare il ragnetto è questo qui della Park Tool. Adesso comunque ci sono tantissimi marchi che fanno questo attrezzo per montare il ragnetto. Funziona come nella vite che vi ho spiegato prima, viene avvitato qua, si appoggia e si dà un colpo col martello sopra in modo che il ragnetto vada dritto. Però in questo video volevo farvi vedere come si fa con la vite, perché ripeto non tutti montano le forcelle tutti i giorni, quindi è inutile secondo me comprare anche uno strumento dedicato, quindi vi farò vedere come installarlo con la vite. Diamo dei colpetti in questa maniera. Ok, quindi la prima parte è entrata tutta perfettamente e adesso continuiamo a battere all'interno il secondo pezzo del ragnetto. Ok, anche la seconda parte è entrata perfettamente, ho fatto entrare di qualche millimetro all'interno del tubo. Togliamo la nostra vite. L'ultima parte da fare è inserire l'anello di battuta della forcella che va qui, quindi per montarlo utilizziamo un po' di spray lubrificante da agevolare il montaggio di questo anello e lo infiliamo dentro così. Come vedete non entra in fondo perché deve essere battuto col suo estrattore dedicato, che è questo qui della Park Tool. È un cilindro, semplice cilindro, dove noi andiamo a infilarlo dentro alla forcella così e poi deve essere battuto sopra con il martello. Però come ripeto prima, noi vogliamo fare una cosa fai da te, cerchiamo un tubo più largo di questo tubo che deve entrare dentro al canotto della forcella in questa maniera, in modo da far entrare l'anello sulla base della forcella. Quindi noi andiamo a colpire col martello sopra così. Ora non ci resta che lubrificare questa zona qui con del grasso antiacqua e poi possiamo montarla sul nostro telaio.
Dato che ci siamo, smontiamo e puliamo tutte le guarnizioni e i cuscinetti della nostra serie sterzo con del grasso antiacqua. Controlliamo i nostri cuscinetti, dato che siamo qui in manutenzione, verifichiamo che non abbiano preso acqua. Questi sono molto fluidi, quindi sono ancora in perfette condizioni. Ora aggiungiamo del grasso antiacqua sulla base del telaio, così inseriamo la nostra serie sterzo, mettiamo la sua guarnizione in gomma, poi facciamo lo stesso lavoro sul cuscinetto sotto del telaio. Poi andiamo a lubrificare sempre con del grasso antiacqua sulla base dell'anello, così. Ok, finalmente siamo pronti per inserire la forcella sul telaio. Ecco qua, ingrassiamo un po' anche l'anello di battuta sopra, così, che va montato tra cuscinetto e forcella in modo da togliere il gioco. State attenti all'assemblaggio quindi della serie sterzo, che è molto importante. Poi alla fine andiamo a mettere il sottappo della serie sterzo, così, e abbiamo concluso l'assemblaggio della serie sterzo. Aggiungiamo i suoi 2 anelli di spessore che c'erano prima montati, così. Ora inseriamo il suo manubrio, gli spessori sopra. Se volete potete tenere gli spessori sotto al manubrio per alzare un po' l'attacco manubrio, per avere una guida più confortevole, però sicuramente dopo in salita siete più arretrati, quindi farete più fatica, così diciamo che è più dedicato per far meglio le salite. Andiamo ad aggiungere i nostri anelli e avvitiamo il sottappo finale, che tiene unito tutto, la forcella sul telaio. Mi raccomando, prima di avvitare le 2 viti del manubrio si va ad avvitare il tappo, perché prima deve stare tutto unito e poi dopo si va a serrare le viti del manubrio. Mi raccomando, non stringete fortissimo questo tappo qua, basta che sentite che la forcella è unita alla serie sterzo e siamo a posto. Ora centriamo il manubrio e andiamo a fissare le viti dell'attacco manubrio. Ora rimontiamo la ruota. Ora passiamo il cavo del freno all'interno della forcella, rimontiamo la nostra pinza freno. Un segreto per centrare velocemente la pinza: tenere premuto la leva del freno e poi andiamo a serrare le viti. Ok, la forcella è stata montata correttamente, abbiamo montato anche la fascetta dove fissare il cavo del freno. L'ultimo passaggio da fare è gonfiare la forcella in base al nostro peso. Qui abbiamo la valvola dove inserire la pompa ad alta pressione e qui sotto alla forcella c'è riportato la tabella dove ci sono indicati le pressioni consigliate in base al nostro peso. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo con un nuovo tutorial. Ciao a tutti. Un po' di relax.